Benvenuti e bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Sonia e in questo canale porto principalmente tutorial di abbigliamento ed accessori realizzati a uncinetto. E proprio di un accessorio si tratta il tutorial di oggi, perché andremo a realizzare questo cappello. Vi dico già che questo cappello è un livello intermedio. Questo cosa vuol dire? Che dovete avere già esperienza nella realizzazione di aumenti e diminuzioni e nella ripetizione di diversi passaggi. Questo cappello è un cappello neutro, il tutorial è un tutorial neutro. Questo cosa vuol dire? Che questo cappello va bene sia per uomo che per donna. Le misure che vi darò io per questo cappello in questo tutorial sono basate su un cappello che io avevo già a casa, quindi consiglio anche a voi, se volete farlo per voi stessi o comunque per un uomo o per un bambino, perché anche per un bambino va bene, basta semplicemente andare a misurare un cappello che già ha, prendere le misure da lì e poi replicarle. Detto questo, prima di lasciarvi al tutorial, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico vi arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, così mi aiutate a far conoscere i miei tutorial sempre a più persone, e se avete il piacere di seguirmi anche su Instagram mi trovate come 1000 creazioni Sonia. Adesso ti lascio i materiali e poi al tutorial. Per realizzare il cappello ho utilizzato un gomitolo del filato Cozzi che ho acquistato da Teddy. È un gomitolo composto da 100 grammi e 225 metri e l'uncinetto che consiglia è l'uncinetto numero 5. Io poi sono andata a utilizzare appunto un uncinetto numero 5, un ago da lana o nel mio caso un ago tirafettuccia, delle forbici e un metro da sarta. Come prima cosa dobbiamo calcolare le nostre maglie, quindi io qui ho il mio schizzo del cappellino che andrà in altezza a misurare 22 cm più 6 cm di bordino, quindi un totale di 28 cm. Per poi invece la mia circonferenza a misurare 42 cm, 21 e 21. Perché 42 cm? Io ho una circonferenza a testa di 56 cm. Ho messo così tante maglie, così tanti centimetri in meno, uno perché mi sono basata su un cappello che già ho a casa per prendere le misure, e due perché il punto che andremo a utilizzare è un punto molto elastico e in più la lavorazione uncinetto già dopo il primo utilizzo tende a cedere, ad allargarsi, quindi ho preferito tenermi molto stretta. Se voi preferite potete naturalmente andare ad aggiungere centimetri al vostro cappello. Tenete sempre conto che io ho realizzato un campione e mi sono basata su quello. Questo è il mio campione, vedete? Il punto è molto elastico. Quindi se avete una tensione del filo diversa rispetto alla mia o comunque anche un filo diverso, andate a farvi il vostro campione. 10 per 10 e poi vi calcolate le maglie e i giri che avete fatto. Il nostro cappello poi sarà diviso in 4 parti. Infatti io ho diviso la mia circonferenza totale per 4 e sono 10,5 cm. In base a quello poi mi sono calcolata i ferri totali e i ferri che vanno in ogni singola parte. Quindi i giri totali sono 134,4, naturalmente poi si va ad approssimare o in positivo o in negativo, ad arrotondare, e poi per ogni singola parte sono 33,6 giri. Per le maglie io avevo 20 maglie nel mio campione, quindi ho fatto la mia proporzione e sapevo che dovevo andare ad avviare 56 maglie, ma come potete vedere, quando andiamo ad allargare il nostro campione, vedete che tende ad accorciarsi. Quindi io ho preferito andare a mettere delle catenelle in più. Quindi invece di 56 maglie, 56 catenelle, andrò ad avviare 61 catenelle.
Qua c'è lo schizzo di come è rappresentato il mio cappello. Il cappello, come vi ho detto, sarà diviso in 4 parti, 3 parti centrali come questa e una quarta parte che sarà ancora divisa in 2, che sarà la parte iniziale e la parte finale. Come potete vedere, noi dobbiamo andare ad alternare delle diminuzioni e poi degli aumenti, per poi di nuovo diminuzioni e aumenti. Visto così non è semplicissimo da capire, infatti vi farò vedere bene passo per passo come andare a realizzare, vi farò poi vedere nello schemino in che punto noi ci andremo a trovare. Adesso iniziamo con la realizzazione del nostro cappello e ci troveremo in questa prima parte. Come potete vedere io ho già fatto le mie catenelle, quindi ne ho fatto un totale di 61. Adesso dobbiamo andare a fare 60 maglie bassissime. Le maglie non andremo a lavorarle in questo modo con la catenella, ma noi andremo a girare la catenella, vedete, in questo modo, e andremo a prendere la costina che si trova qua dietro, questa qui. Andremo a lavorare in questa costina per tutte le maglie, per tutte le catenelle. Vedete, se io giro, qui si vede la catenella intera, quindi è semplicemente per una questione di estetica. Se voi vi trovate meglio potete andare a lavorare la catenella come sempre. Quindi arrivate a questo punto, dalla seconda maglia dell'uncinetto vado a realizzare maglie bassissime. Dovranno essere un totale di 60 maglie bassissime. Andate in questo giro a lavorare larghi perché poi vi facilitate così il lavoro per il giro successivo. Ho finito di lavorare il mio giro a maglia bassissima. Questo è il risultato. Ricordatevi che questo primo giro che abbiamo fatto in realtà è il giro di rientro perché le catenelle corrispondono al giro di andata. Questo è molto importante perché adesso dobbiamo andare a fare di nuovo un giro di andata e nel giro di andata ci sono sempre o le diminuzioni o gli aumenti. In questo caso ci sarà una diminuzione, quindi qui noi abbiamo un totale di 60 maglie bassissime. Nel giro che andremo a fare adesso avremo un totale di 58 maglie bassissime. Perché? Perché andremo a fermarci 2 maglie prima della fine del giro. Quelle saranno le nostre diminuzioni, quindi non andremo a fare delle vere e proprie diminuzioni, ma andremo semplicemente a saltare delle maglie. Vi faccio vedere. Quindi andiamo a fare una catenella in modo da girare il nostro lavoro. Adesso dobbiamo sempre andare a lavorare maglie basse, maglie bassissime, ma andremo a lavorarle in costa retro. Cioè, cosa significa? Significa che non andremo a prendere tutta la maglia così, in questo modo, ma noi prenderemo soltanto la costina di dietro, questa. Quindi adesso andiamo a lavorare 58 maglie bassissime. La prima maglia del giro e l'ultima vi consiglio di lavorarla il più largo possibile perché sono quelle che poi tendono a stringere di più e ad andare a nascondersi, quindi rischiate di perdervi delle maglie durante il lavoro. Ho finito il mio giro di andata e come potete vedere io qui ho saltato le ultime 2 maglie, non le ho lavorate e ho fatto un totale di 58 maglie bassissime. Adesso devo andare a fare il giro di rientro. Nel giro di rientro devo lavorare le maglie così come si presentano, quindi andrò nuovamente a lavorare 58 maglie bassissime. Vado a fare una catenella, giro il mio lavoro e lavoro le maglie basse, le maglie bassissime in costa retro. Ricordatevi che ogni giro che andremo a lavorare
starà sempre in costa retro. Ho finito il mio giro di rientro, vedete come sto scendendo il lavoro? Adesso dobbiamo andare di nuovo a fare il giro di andata, quindi nel giro di andata nuovamente dobbiamo andare a togliere 2 maglie. Quindi se in questo giro abbiamo fatto 58 maglie bassissime, nel giro che andremo a fare adesso dovremo andare a lavorare 56 maglie bassissime. Quindi salteremo nuovamente le 2 maglie di fine giro. Vi faccio nuovamente vedere. Catenella, giro il lavoro e vado a lavorare le mie 56 maglie bassissime. Come potete vedere qui sto saltando le ultime 2 maglie e ho quindi realizzato le mie 56 maglie bassissime. Vedete qui rimane sempre uguale, invece da questo lato si vanno a formare degli scalini. Adesso devo fare il giro di rientro. Il giro di rientro sono sempre 56 maglie bassissime. Quindi vado a lavorare il giro così come si presenta. Catenella, giri, lavoro e lavoro a maglia bassissima. Abbiamo finito quindi anche il giro di ritorno di 54 maglie bassissime. Adesso dobbiamo proseguire nel prossimo giro a fare l'andata con 52 maglie bassissime, quindi salto le ultime 2 maglie del giro e il giro poi di rientro con sempre 52 maglie bassissime. Poi proseguo a fare di nuovo un altro giro di andata con 50 maglie bassissime, saltando sempre le ultime 2 maglie del giro e il giro di rientro con 50 maglie bassissime. Dobbiamo lavorare in questo modo finché non arriviamo a un totale di 46 maglie bassissime, lavorando sia il giro di andata sia il giro di rientro. E ricordatevi questo schemino. Noi stiamo andando a fare questa prima parte. Ricordatevi anche che ogni linea corrisponde al giro di andata e di rientro, quindi sono 2 giri. Nella nostra prima linea il giro di andata sono le catenelle, il giro di rientro le maglie bassissime. Quindi abbiamo 60 maglie, poi 58, 56, 54, 52, 50, 48 e per finire 46 maglie. Una volta che voi siete arrivati quindi qua, vi faccio vedere poi come proseguire con la parte centrale che andrà poi ripetuta per 3 volte del nostro lavoro. Ho finito di lavorare i giri, quindi sono arrivata a un totale di 46 maglie bassissime nel mio lavoro. Come potete vedere qui ci sono tutte le diminuzioni. Se voi state utilizzando il mio stesso numero di maglie, il mio stesso uncinetto, quindi state proprio facendo il lavoro come il mio, dovete avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gradinetti più il giro di base, quindi con le 60 maglie. Da questo giro in poi inizia la parte che si dovrà poi ripetere per 3 volte. Quindi vi farò vedere adesso il giro dove noi andremo a rifare nuovamente tutte e 60 le maglie. Quindi noi dovremo andare a passare in questo punto. Vi ricordo nuovamente che da questo giro in poi i punti si ripeteranno. Quindi prestate attenzione, segnatevelo o comunque segnatevi i minuti del video in modo da poter ritornare in tranquillità a questo punto per riniziare poi tutti i giri. Allora, andiamo a fare una catenella e giriamo il nostro lavoro e quindi andiamo a fare nuovamente un giro di andata. Allora, vi faccio vedere sullo schermo i giri che noi andremo a fare in questo momento sono questo giro qui da 60 e poi andremo a realizzare tutti questi giri. Ok? Questo gruppo di maglie che si dovrà poi ripetere per 3 volte. Quindi abbiamo fatto la catenella per girare il nostro lavoro e andiamo a lavorare
46 maglie bassissime, quindi arriviamo fino a questo punto. Una volta che avete lavorato fino a questo punto, vi faccio vedere come andare a proseguire. Abbiamo lavorato le nostre 46 maglie bassissime. Adesso dobbiamo andare a finire di lavorare, dobbiamo andare a lavorare il nostro giro in questo punto. Vi faccio vedere passaggio per passaggio. Quindi siamo a questo punto, andiamo a lavorare, vedete qui si vedono 2 maglie che sono quelle che avevamo saltato prima. Quindi lavoriamo queste 2 maglie a maglie bassissime. Entriamo sempre in costa retro, lavoriamo la prima maglia bassissima, entriamo in costa retro e lavoriamo la nostra seconda maglia bassissima. Adesso dobbiamo spostarci in queste 2 maglie bassissime. Però dobbiamo anche prendere questo giro, perché se no poi ci rimarrebbe sollevato qui nel lavoro e esteticamente non è bellissimo. Quindi io entro in questa punta, qui, vedete? Questo pezzettino qui. Può essere un pochettino stretto se non avete lavorato largo. Ok, punto preso, vedete? Lo tengo così sull'uncinetto. Mi sposto nella maglia che devo lavorare. Entro in costa retro e prendo il filo in questo modo. Adesso le 3 asoline, riprendo il filo e le chiudo tutte e 3 assieme. E ho fatto una mia maglia bassissima. L'altra maglia che rimane la lavoro a maglia bassissima classica. Devo rifare di nuovo lo stesso procedimento, quindi entrare nell'asolina qui del mio lavoro, prendo un ago e l'allargo con l'ago così vedete meglio anche voi. Allora, dobbiamo entrare in questa asolina. Entro e poi mi sposto, vedete che qui si vedono le maglie, nella prima maglia che devo lavorare, sempre in costa retro. Prendo il filo, lo porto all'esterno e ho così 3 asoline. Con lo stesso filo vado a chiuderle tutte e 2. Adesso lavoro la maglia bassissima classica e devo di nuovo andare a fare lo stesso procedimento. Quindi devo entrare con l'uncinetto in questo punto della maglia. Qui. Io me la allargo prima con l'ago da lana perché risulta un pochettino strettina. Passato quindi quel punto sull'uncinetto, mi sposto nella maglia, la prendo in costa retro, prendo il filo e lo faccio passare all'interno tutte le asole. Di nuovo mi trovo nello stesso punto, quindi rientro sempre lì in quel punto. Lo tengo sull'uncinetto, entro in costa retro nella maglia, prendo il filo e chiudo tutto. Adesso lavoro in costa retro l'altra maglia. Stiamo praticamente sempre andando a lavorare le 2 maglie che abbiamo lasciato nei giri precedenti. In questo giro le stiamo andando a rilavorare, vedete come sta uscendo il lavoro? Quindi di nuovo entro in quella asolina del punto, entro in costa retro nella maglia, prendo il filo e chiudo tutto e poi vado a lavorare l'altra maglia a maglia bassissima sempre. Ultima volta entro nell'asolina del punto, prendo
il primo punto alla base del mio lavoro e chiudo con una maglia bassissima e vado a lavorare adesso l'ultimo punto. E così nel nostro lavoro in questo giro dobbiamo avere di nuovo un totale di 60 maglie bassissime. Adesso, come sempre, devo fare il giro di ritorno, quindi una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare le maglie così come si presentano, quindi vado a lavorare 60 maglie bassissime. Questo è il risultato una volta fatto anche il giro di rientro. Adesso noi dobbiamo andare a fare questi giri, quindi noi dobbiamo partire di nuovo facendo 46 maglie bassissime per poi giro dopo giro andare ad aumentare e avere di nuovo 60 maglie bassissime. Naturalmente adesso vi faccio vedere. Per poi una volta avute di nuovo le 60 maglie bassissime dobbiamo ripetere questo pezzettino, quindi dobbiamo di nuovo andare a fare le diminuzioni. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e dobbiamo andare a lavorare 46 maglie bassissime. Una volta fatte le 46 maglie bassissime, qui è dove ci dobbiamo fermare. Adesso dobbiamo andare a fare il giro di ritorno, quindi andiamo a fare una catenella, giro il lavoro e proseguo nuovamente a fare 46 maglie bassissime. Finito il giro di rientro, dobbiamo fare il giro di nuovo di andata. A questo punto dobbiamo aumentare, quindi invece di avere 46 maglie bassissime dovremo farne 48. Quindi adesso voi andate a lavorare le 46 maglie bassissime e vi fermate a questo punto. Come sarete a questo punto, vi faccio vedere come andare ad aumentare di 2 maglie. Quindi catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo maglie bassissime. Lavorate le 46 maglie bassissime, devo aumentare di 2. Quindi andrò a lavorare in questa base. Vedete, io mano a mano che andrò a fare i giri, poi mi unirò sempre qui, ai giri dove ho fatto le 60 maglie bassissime. Quindi 46 maglie bassissime, vado a lavorare nella prima maglia disponibile, ovvero in questa, sempre in costa retro, e vado a fare una maglia bassissima. Mi sposto nella successiva e vado a fare un'altra maglia bassissima. Così ho fatto le mie 48 maglie bassissime. Faccio catenella e giro di rientro lavorando 48 maglie bassissime. Giro di rientro concluso. Come potete vedere qui dallo schema, adesso dobbiamo mano a mano andare sempre ad aumentare di 2 maglie fino ad arrivare a 60. Il procedimento è sempre lo stesso, quindi come vi ho appena fatto vedere. Noi abbiamo fatto le 46 maglie basse e adesso abbiamo fatto le 48 maglie basse. Il giro che andiamo a fare ora dovremmo avere un totale di 50 maglie bassissime. Scusate, ogni volta dico maglie basse, ma intendo maglie bassissime. Adesso vi faccio nuovamente vedere come andare a fare di nuovo gli aumenti, quindi come aumentare le maglie, poi dal prossimo giro ancora andrete a lavorare in autonomia fino ad arrivare al totale di 60 maglie basse, 60 maglie bassissime, quindi fino a lavorare di nuovo fino a questo punto qui, quindi finché non avrete di nuovo lavorato tutte le maglie. Vi faccio vedere come fare il prossimo giro. Quindi andiamo a fare catenelle e lavoriamo le 48 maglie bassissime.
Ho lavorato le mie 48 maglie bassissime, vedete, sono arrivata a questo punto. Adesso devo aumentare, devo fare 2 maglie, quindi arrivare a un totale di 50 maglie bassissime. Come ho fatto prima, devo andare a lavorare in questo punto qui. Vado a lavorare nella prima maglia disponibile, in questa qui. Prendo la mia maglia in costa retro e vado a fare una maglia bassissima. Mi sposto nella maglia successiva, prendo la maglia in costa retro e vado a fare un'altra maglia bassissima. Sono arrivata così a un totale di 50 maglie bassissime, quindi ho aumentato di 2 maglie. Adesso vado di nuovo a fare il giro di rientro, quindi lavorando 50 maglie bassissime. Voi dovete proseguire quindi adesso, dopo che avete fatto il giro di rientro, fare il giro di andata con 52 maglie basse e poi giro di rientro, giro di andata con 54 e poi giro di rientro, giro di andata 56 e giro di rientro, poi giro di andata 58 e giro di rientro e fare poi il giro di andata con 60 maglie bassissime insieme al giro di rientro. Abbiamo realizzato tutti i giri di aumenti e abbiamo di nuovo nel nostro lavoro 60 maglie. Questo è come viene. Quindi noi abbiamo realizzato questi giri fino a qua. Adesso dobbiamo nuovamente andare a fare le diminuzioni fino ad arrivare nuovamente a un totale di 46 maglie bassissime. Questa parte qui è come la prima parte. Naturalmente adesso vi faccio nuovamente vedere per un paio di giri come dovete svolgere le diminuzioni. In questo caso vi farò vedere soltanto i giri di andata perché i giri di ritorno sono sempre uguali, non cambiano mai per tutto il lavoro. Catenella, giro il lavoro e vado a fare 58 maglie bassissime. Ho realizzato le 58 maglie bassissime e come potete vedere qui a fine giro rimangono 2 maglie. Queste 2 maglie non le lavoro. Adesso catenella, giro il lavoro e proseguo con il giro di rientro, quindi lavoro nuovamente 58 maglie basse. Siamo di nuovo a fine del giro di rientro e dobbiamo andare a fare il giro dove ci sono le diminuzioni. Quindi in questo caso dobbiamo andare a lavorare 56 maglie bassissime. Catenella, giro il lavoro e faccio 56 maglie bassissime. Ho lavorato le 56 maglie bassissime e come vedete nuovamente qui ho saltato le ultime 2 maglie. Catenella e vado a lavorare le 56 maglie bassissime del giro di ritorno. Come sempre quando facciamo il giro di andata e dobbiamo andare a fare le diminuzioni, dobbiamo andare a saltare le ultime 2 maglie del nostro lavoro. Quindi adesso giro di rientro, nel prossimo giro lavorerò fino a questo punto, quindi lavorerò 54 maglie bassissime e così via, mano a mano vado sempre a fermarmi prima di lavorare le ultime 2 maglie del nostro giro. È lo stesso procedimento che vi ho fatto vedere qui a inizio giro. Quindi adesso proseguite a lavorare le diminuzioni fino ad arrivare a 46 maglie bassissime. Come arrivate a 46 maglie bassissime, il nostro gruppo è concluso. Io vi farò vedere nuovamente poi come andare a fare le 60 maglie, quindi come abbiamo lavorato qui, e poi voi autonomamente andrete a ripetere questo gruppo di maglie per altre 2 volte. Ho finito di fare le diminuzioni, come potete vedere, e adesso devo nuovamente andare a ripetere il giro di 60 maglie bassissime. Quindi noi siamo arrivati fino a qua, quindi abbiamo un totale di 46 maglie bassissime e dobbiamo nel nostro schema
ritornare indietro fino a questo punto e dobbiamo di nuovo ripetere le 60 maglie bassissime per poi riprendere a fare 46, 48, 50, 52 e così via le maglie, quindi rifare gli aumenti per poi rifare le diminuzioni. Vi ricordate che a un certo punto nel video vi ho detto da qui in poi i giri si ripeteranno, quindi segnatevi questi giri o comunque a questo punto nel video perché dovrete ritornare indietro. Ecco, potete tranquillamente ritornare indietro da lì e proseguire a seguire di nuovo quella parte del tutorial per ripetere nuovamente tutti questi giri per altre 2 volte. Io adesso vi faccio vedere come riandare a fare il primo giro di questo gruppo, cioè il giro delle 60 maglie bassissime. Catenella, giro il lavoro e vado a lavorare le 46 maglie bassissime. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a proseguire il nostro giro su questo lato qui. Quindi andiamo alla base e prendiamo una maglia bassissima, sempre in costa retro prendiamo l'ultima maglia e andiamo a fare sempre una maglia bassissima. Adesso, come prima, dobbiamo entrare in questo punto del nostro lavoro, quindi entriamo con l'uncinetto e lo lasciamo così sull'uncinetto. Alla base abbiamo nuovamente 2 maglie bassissime, entriamo nella prima in costa retro e chiudiamo facendo una maglia bassissima e lavoriamo poi l'ultima maglia bassissima che risulta sempre un pochettino nascosta. Di nuovo entro in questo punto, io mi aiuto sempre col l'ago in modo da allargarlo, lo prendo con l'uncinetto e mi vado a inserire nella prima delle 2 maglie bassissime che ho alla base e vado a lavorare una maglia bassa e nella successiva ugualmente un'altra maglia bassissima. Devo proseguire in questo modo per tutto il mio lavoro, quindi fino a finire la mia riga. Una volta concluso devo avere un totale di 60 maglie bassissime. Adesso proseguite a lavorare come vi ho già fatto vedere. Vi ricordate che vi avevo detto che le mie maglie di avvio, le mie catenelle dovevano essere 56, che però ne avrei fatto 61 in modo da tenermi un pochettino larga perché il lavoro elastico, come si va a indossare e si allarga, leggermente si accorcia. Ecco. Adesso posso misurare quanti centimetri sono misurati bene qui dalla punta e sono un totale di 32 centimetri circa. Io ne avevo preventivato 28, quindi ho fatto un 4 centimetri in più. Come potete vedere io ho finito di fare tutti i giri. Ecco qui, è normale che qui vada leggermente ad arricciarsi, perché se voi poi andate a piegarlo, vedete che qui prende la forma del cappello, quindi la forma giusta. Quindi una volta disteso è assolutamente normale. Quindi io sono arrivata fino a qua. Ho ripetuto questo procedimento per 3 volte. Adesso mi mancano gli ultimi giri, la parte finale. Quindi, come potete vedere, io qui devo andare a fare il giro con le 60 maglie bassissime e poi il giro di rientro, quindi questo giro qui. Una volta fatto quello, devo fare la prima parte, questa parte qui, quindi rivado con un totale di 46 maglie e mano a mano aumento fino ad arrivare a 58 maglie. Quindi adesso
andate a fare, tanto ve l'ho già fatto vedere diverse volte come andare a fare tutti questi passaggi, quindi se non li avete memorizzati tornate indietro nel tutorial e andate a fare il giro con le 60 maglie bassissime, quindi dove andiamo a riprendere qui tutte le maglie, e poi proseguite facendo 46 maglie bassissime, andate e ritorno, 48, 50, 52, 54, 56 e 58. Una volta che avete finito anche questa parte qui, vi faccio vedere come andare a chiudere. Ho finito di lavorare il mio cappello, qui devo concludere l'ultimo giro. Nell'ultimo giro mi mancano qui 2 maglie e quindi sono andata in più oltre al giro con 58 maglie bassissime che vi avevo detto, sto concludendo di fare il giro con le 70 maglie bassissime. Infatti, come potete vedere, io qui adesso ho finito di fare le 58 maglie bassissime e concludo andando a lavorare le ultime 2 maglie. Una volta quindi concluso di lavorare il cappello, catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo abbastanza lungo perché ci servirà per la cucitura. Andiamo a piegare il nostro cappello, mettiamo il retro, quello che starà all'interno, lo mettiamo sul davanti in modo da andare a fare la nostra cucitura. Poi, una volta finito, andremo a risvoltare il nostro cappello. Io per comodità sto andando a utilizzare un ago tirafittuccia, ma potete tranquillamente andare a utilizzare un ago della cruna grossa. Come prima cosa dobbiamo andare a chiudere qui il nostro forellino, perché nel mio caso il filo l'ho tagliato che ero nella sommità del cappello. Quindi come prima cosa ci andiamo a inserire nell'ultima maglia che abbiamo fatto nel primissimo giro. Una volta fatto andiamo a inserirci in questo modo, quindi tra una maglia e l'altra, tra un giro e l'altro, andiamo a far passare il nostro ago con il nostro filo. Una volta che l'abbiamo fatto passare in tutte le maglie, dobbiamo stringere. Vedete, qui il forellino si chiude in automatico. Arrivati a questo punto passiamo nella maglia accanto e dobbiamo andare a fare un nodino in modo da bloccare il nostro filo, in modo che nel frattempo che noi andiamo a cucire il laterale, qui non si apra ma rimanga bello chiuso. Una volta fatto il nodino, quindi dobbiamo andare a cucire il laterale. Come lo andiamo a cucire? Vedete, qui si vedono bene le maglie. Io entro in una maglia ed esco nell'altra, in questo modo. Vi faccio rivedere. Prendo la costina del retro, quindi entro e da dietro passo nell'altra, così. E poi tiro il filo. Mi sposto nelle maglie corrispondenti dall'altro lato e faccio la stessa cosa, sempre prendendo la costina che dà sull'esterno, entro, dall'esterno ripasso nell'altra maglia, in questo modo, e tiro il filo. Di nuovo, vedete? In questo caso entro nell'ultima maglia dove ero entrata prima. Entro, mi sposto nell'altra maglia e tiro il filo. Nell'altro lato faccio la stessa identica cosa.
Devo proseguire in questo modo per tutta la lunghezza del mio cappello. Naturalmente, se voi preferite, potete andare a fare la cucitura in un modo diverso. Una volta che avete finito la cucitura, quasi non si vede soltanto se lo mettete di lato. Si intravede. Nella parte davanti quasi non si vede, cioè voi che l'avete cucita riuscirete a intravederla, ma è davvero molto 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 nascosta. Quindi una volta che avete finito, io qui ho il codino iniziare del mio cappello, di come ho iniziato il lavoro. Innanzitutto il mio filo è ancora troppo lungo, lo accorcio. Adesso vado a creare qui dei nodini in modo da bloccare la cucitura. Se voi non avete il filino, rientrate nell'ultima maglia che avete fatto e fate lì il nodino. Una volta che avete fatto i nodini, avete bloccato la cucitura, dovete andare a nascondere il filo sempre nella cucitura. E il nostro cappello è concluso, quindi lo andiamo a girare, andiamo a fargli la nostra piega ed ecco qua il cappello concluso. Ci vediamo mercoledì prossimo per un nuovo tutorial.